da forno non ci sta, ci sta il mattone pieno con il mezzo del proteine, il mattonato, infatti io sono partito per il Vogliono quella gente che hanno distrutto l'Italia. L'Italia è stata distrutta dai comunisti. Per quello che ci riguarda, tutti gli esseri umani su questa terra meritano di vivere. Non è che il padrone ti dice tu sì o tu no. Sono Riyad Zagdane, vengo dalla Tunisia. Sono venuto nel settembre del 1988. Quando sono arrivato io in Italia non c'era il visto. Ieri è stato il funerale di Berlusconi, no? Sì. E lui con lui praticamente che la destra ha alzato la testa. Ho fatto tanti lavori, poi piano piano finché non ho cominciato a fare il lavoro nella logistica. Quando sono entrato io a fare la logistica a Roma, ero il primo migrante che lavorava nella logistica. Se c'è qualche problema, scusate, se c'è qualche problema individuale. Alla fine degli anni 90, quando l'Italia ha perso la manifattura, la grande industria, diciamo, era una potenza industriale, per varie ragioni è andata diminuendo e la logistica ha sostituito quel settore spesso negli stessi territori industriali, quindi per esempio l'Emilia-Romagna, la Lombardia, alcune province particolari. È stato uno dei luoghi dove è avvenuto il maggiore inserimento lavorativo dei migranti provenienti da varie zone del mondo, migranti latinos, migranti dal Maghreb. In particolare questo è accaduto, una delle ragioni per cui è accaduto è perché la logistica ha deciso di competere a livello internazionale in Italia sul costo del lavoro. Allora, io mi chiamo Ala Nasser, sono di origine egiziana, vivo in Italia da più di 30 anni, da circa 4 anni più o meno, faccio parte dell'Unione Sindacale di Base e mi occupo prevalentemente del settore della logistica. Visto che io sono di origine straniera, insomma, capisco anche certe culture del Nord Africa e insomma, impiegare, ecco, le mie conoscenze linguistiche era utile in logistica perché lo sfruttamento a quei livelli è veramente pesante. Diciamo che in un certo senso i lavoratori, ovviamente dopo l'intervento di sindacalismo di base, no? USB e anche altri, in un certo senso attraverso le lotte, perché ci sono state delle lotte veramente molto dure, dei scioperi che duravano giorni, cariche della polizia, devastazione ma anche addirittura criminali assoldati dai padroni per andare a picchiare i lavoratori in sciopero, hanno cominciato, come dire, a imparare che bisogna far parte di un'organizzazione che rivendichi i loro diritti. Mi nombre es Rubén Darío Javier Sánchez, de origen dominicana, y me encuentro en Italia desde el inicio de los años 90, exactamente 91. Encontramos a uno de los mejores dirigentes que tiene USB. Comienzo a ser el delegado, el representante sindical en ese magazino PAN, donde comienza mucho
a seguir, porque los ideales de USB es la transparencia y la defensa al trabajador. Io sono Alex, sono di nazionalità rumena con la cittadinanza italiana, sono qui da 11 anni, lavoro in logistica, trasporti e logistica. Quando una persona si iscrive a un sindacato, parliamo del nostro sindacato di USB, può avere diversi svantaggi da parte del datore di lavoro. Per esempio, se tu sei iscritto al sindacato e fai una mansione, il datore di lavoro può venire il secondo giorno e dirti tu da domani fai un'altra mansione, che non è favorevole per te, no? Questo solo perché ti sei iscritto al sindacato. Magari hai un problema, devi andare a casa e ti devi prendere un permesso. Sempre perché sei iscritto, il datore di lavoro ti può rifiutare il permesso. Io per esempio mi sono iscritto al sindacato non perché io avevo dei problemi, perché voglio essere tutelato, perché mi piace essere iscritto a un sindacato, sono più sicuro di me, ho una fiducia di me, sono una persona che mi piace difendere gli altri e con l'aiuto del sindacato posso fare di più per i lavoratori che non riescono a fare perché non hanno coraggio o perché non sono in grado. I sindacati confederali sono diventati collaborativi, sono stati introiettati dentro il sistema, dentro il ragionamento neoliberista, okay? Quindi praticamente tenere i passi, i salari, no? Fare in modo di creare la base sociale, perché dobbiamo entrare in Europa, perché dobbiamo fare così, perché dobbiamo essere competitivi, e perché qua, perché là, così, no? E tutte le volte, dalla collaborazione alla concertazione, ad essere anche un sindacato addirittura gestionale. Cioè i sindacati oggi gestiscono la crisi insieme a Confindustria, insieme alle associazioni patronali, oggi, ok? E certo dopo 30 anni, guarda caso, tutti si sono accorti che i lavoratori italiani hanno subito la più grande ingiustizia, no? Mai subita, cioè nel senso che negli anni hanno cominciato a perdere salario piano piano. Una delle cose più interessanti che sono avvenute in questo paese è la sindacalizzazione degli operai migranti che hanno cominciato a combattere per i diritti sul lavoro per i quali gli italiani non combattevano più sostanzialmente da 30 anni. La logistica è stato sia il posto in cui è avvenuto il massimo probabilmente dello sfruttamento lavorativo da una parte e anche dell'evasione fiscale su larga scala di massa del settore industriale in questo paese, ma è stato anche il laboratorio dove sono rinati movimenti, sindacati di base, piattaforme di rivendicazione che veramente non si vedevano dagli anni 70. Poi dovete mantenere l'unità di questo paese, e dovete capire che purtroppo non ci sono gli accordi che risolvono tutto, non ci sono. Dopo la rivoluzione industriale, quindi la fabbrica 1.0, noi siamo arrivati a 4.0, no? I padroni vincono sempre. Lo sapete perché vincono i padroni? Perché i lavoratori a un certo punto, praticamente, anziché considerare che il padrone è il nemico, cominciano a guardare se quell'altra sigla è nemica, se il mio collega è un nemico, se quello che magari guadagna €1 in più. I lavoratori a volte, no? Mi chiamo Alfred e abito in Italia dal 2005. Dal 2011 sono qui a Piacenza a lavorare e sono dal Nigeria. Perché quello che vogliamo stabilire è vero che abbiamo fatto. All'assemblea che abbiamo avuto oggi è un'assemblea di cui stiamo mettendo testa insieme tramite il sindacato USB per chiedere i nostri diritti, i nostri soldi, perché a marzo 2023 c'è stato cambiamento del padrone, i pagamenti di fine rapporto. Questi pagamenti di fine rapporto è un soldi tuo che ti tengono, che ti trattiene
ogni mese, adesso rischiamo di perdere questi soldi. Grazie a Dio che con USB abbiamo riuscito a stipulare un accordo dove il service provider ha dato la garanzia di pagare questi soldi. Paolo Scerni, il suo avvocato, ha chiamato Jacopo dicendo non fatto partire nessuna causa e stiamo per pagare. Per adesso sono spaventati. Il ricordo di Abdesalam ucciso per indifesa dei diritti. 2016. Una sostituzione di un lavoratore assente per ferie o un'esigenza produttiva, tecnica, organizzativa di un certo tipo, però, e deve essere anche specificata nel contratto, okay? Quindi devono proprio scrivere. Il motivo è che stai sostituendo quest'altro che è ammalato. Si è sviluppato negli ultimi anni sempre in seguito all'emanazione di questa norma, il decreto legislativo 276 del 2003, governo Maroni, quindi Berlusconi, ex Berlusconi. Questo ha inciso particolarmente nelle persone migranti, sulle quali sostanzialmente ricade il peso della precarietà in modo molto più incisivo che nei confronti dei lavoratori italiani. Per cui si potrebbe dire in sintesi che le persone migranti subiscono molto di più per la loro, diciamo così, formazione più elementare o diciamo così meno alta. Siccome loro fanno i lavori più faticosi, è proprio in quell'ambito nel quale è eguagliata questa cultura di precarizzazione che poi si inserisce in un contesto più ampio di una sorta di razzismo istituzionale. Bisogna fare una sorta di pedagogia sociale generalizzata per tutti i lavoratori, farle comprendere l'appartenenza a una certa classe. Tu stai da una parte, i padroni stanno dall'altra, il loro obiettivo è il profitto, il tuo obiettivo è di avere una vita dignitosa. Tu non lasci il tuo paese, attraversi il mare, i deserti, oppure è arrivato anche qua in aereo col visto regolare, oppure anche clandestino, e poi ti sei trovato qua e ti fai una vita da schiavo.